Salve, salve a tutti. Perché questa introduzione? Allora, questa introduzione l'ho fatta perché fondamentalmente fra qualche giorno è Natale e anche il mio compleanno. E come diceva mia madre quando gli chiedevano: ah signora, com'è stato questo? Mia madre era una donna spigolosa, rispondeva: ha cominciato a rompere le palle da subito, insomma. Sono nato alle 11:35 della mattina di Natale, insomma, quindi diciamo, ho fatto un'entrata discreta, insomma. E quindi ho pensato, siccome c'è tutta queste persone, questa gente che mi segue, che mi scrive, ho pensato come farvi un regalo, un gesto d'affetto. E ho pensato che la cosa più preziosa che potrei darvi è riuscire per l'ennesima volta a farvi capire, provare a farvi capire qual è la questione fondamentale nella musica moderna e qual è la ragione per cui poi molti di voi hanno sofferto tanto, provato, cercato a tutti i costi di fare questa cosa, ma non ci sono riusciti, almeno non sono riusciti a farlo come avrebbero voluto farlo. E la ragione per cui questa cosa sembra così complicata, proibitiva per molte persone è perché fondamentalmente non si riesce, controllo un attimo sempre, sta andando tutto, perché non si riesce a capire che sono coinvolte tre cose in questo processo. La prima sono conoscenze teoriche che noi abbiamo comunque cercato di dirimere e di chiarificare in qualche modo, no? Che sono veramente poche, semplici, come credo che ampiamente abbiamo dimostrato in questi primi 7-8 mesi di video, no? La seconda sono delle abilità motorie, saper fare delle cose. Fondamentalmente la didattica in genere si concentra su questi primi due aspetti. Invece c'è il terzo aspetto che è quasi, diciamo, non considerato, che sono le capacità. E c'è una differenza fondamentale. Le conoscenze sono cose che sai. La scala di Do, so, gli intervalli, so. Okay? So che esiste l'undicesimo, so. Quindi, cognitivo, so delle cose. L'abilità è una cosa che sai fare. La sai la scala di Do? Conoscenza. Sì, è Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ok, la sai fare? La so fare. Ok. Parametro invece sostanziale e, diciamo, dimenticato sono le capacità, che è la cosa che uno non riesce a capire, perché venendo dalla storia classica uno ritiene che la cosa fondamentale sia sapere delle cose e saper fare delle cose, non ci si concentra invece sulla parte capacità. La capacità è un'altra cosa, non basta sapere, non basta saper fare. La cosa che caratterizza la capacità è riuscire a sviluppare l'attitudine a utilizzare le conoscenze e le abilità in maniera fertile, creativa. Quindi riuscire a esercitare queste cose per produrre, quindi capacità immaginativa, capacità aurale, capacità di abitare le proprie emozioni, capacità di percepire il ritmo con una conduzione corporea idonea. Questa è la cosa fondamentale. Quindi nel momento in cui io imparo che esiste una scala di Do maggiore, e poi imparo a percorrerla con le dita, no? Suonarla, non ho fatto quasi niente, non è successo niente, non sono capace di utilizzarla. Per sviluppare una capacità, per assurdo, l'unico modo è quella di esercitarla. Quindi provare a esercitare, allenarsi a rafforzare quella capacità. Quindi chi di voi, io chiedo, no? Quando si è imparato la scala di Do, chi di voi si è messo lì e ha detto ok, e ora? Nessuno, perché tanto la so fare, ma la sai usare? Hai la capacità di immaginare
musica usando le mani per percorrere quel luogo che tu conosci cognitivamente? Ecco, no. Ora, perché no? Prima di tutto perché alcuni non colgono l'importanza di questo aspetto, altri, molti di più, ritengono che le capacità non si sviluppano. Le capacità sono un dono di Dio, o un dono della genetica, o della botta di culo, insomma, non lo so, o di una cosa che non dipende da noi. Ecco, questo invece, per assurdo, e io ne sono la prova vivente, invece le capacità si sviluppano come agendole. Questo è il concetto fondamentale. Io dico scherzosamente, è a tassametro, è a chilometri, cioè più la usi, più si rafforza. Quindi la scala di mi bemolle, la sappiamo la scala di bemolle? Sì, 3 c'è 3 bemolle. Ah, la riesco a fare. E quindi la uso, quindi esercito la mia capacità immaginativa all'interno di questo luogo. Io questa cosa non l'ho mai suonato in vita, cioè sarà una memoria ancestrale, infantile, no? Però questo è. Quindi e questa cosa è a tassametro, è a chilometro, non è che più la fai e più si rafforza. All'inizio ovviamente non succederà questa cosa, non ci sarà questa, diciamo, coerenza all'inizio, ma poi piano piano questa cosa si rafforza e inizi a avere finalmente la capacità di usare in maniera creativa, immaginativa e quindi da un punto di vista di piacere retributiva in una maniera incredibile. Questa è la cosa. Se io riuscissi a farvi capire dove dovete concentrare il vostro sforzo, cosa dovete passare il tempo a fare, questo per me sarebbe una gioia immensa, riuscire a passarvi questa consapevolezza. Quindi invece di passare il tempo a studiare 800.000 volumi di armonia e sapere e poi essere lenti, non vedere gli intervalli, non sapere, non avere fantasia, oppure peggio ancora studiare le trascrizioni, cioè uno si impara a memoria, invece di studiare Bach studia Chopin, studia Bill Evans. Questo è, che cosa cambia? Cosa ti crea dentro come capacità di produrre tu idee musicali, lo studiare una partitura in alto. Chi dice che la lettura, che studiare le trascrizioni dei grandi è un modo per imparare a improvvisare, non voglio dire che è in malafede, ma probabilmente non è competente in materia, perché non serve a nulla. Nel momento in cui invece tu hai sviluppato, non ho detto che la lettura non serve a nulla, attenzione, ho detto che la lettura non serve a sviluppare capacità immaginative in campo musicale. Questo è, ok? Poi nel momento in cui tu sei sviluppato, sei un musicista, hai fatto crescere il musicista, a questo punto è utile studiare le trascrizioni perché essendo dentro, avendo un cervello da musicista, tu riesci a prenderti queste cose, perché le capisci, perché c'hai un cervello che ragiona in musica. Questa è la cosa che io, se potessi fare una pillola, no? Che vi fa arrivare, la spaccerei a livello mondiale, perché si risolverebbero un sacco di problemi. Invece, siccome, come ho detto, fra qualche giorno, il giorno di Natale, il mio compleanno, il mio grande regalo, se volete in qualche modo farmi un regalo, è provate a fare questa cosa. Ok? Provate a capirla veramente e provate a cambiare il vostro agire quando studiate. Ah, ma allora non è importante fare le scale 800.000, ok, non le fai. Non è importante sapere 800.000 scale, allora non le fai. Che fai? Ti metti su una scala. Grandissima scala di mi bemolle, vabbè, che se capite che l'adoro, la scala di mi bemolle. Ok, questo, capitemi, sarebbe per me il più grande regalo di compleanno se moltissimi, tutti voi cominciaste a ragionare in questo modo e fare questa cosa, ok? Quindi grazie, in anticipo, che so che lo farete, e buon Natale a tutti e ci vediamo al prossimo video, spero
anche ora prima della fine dell'anno, così ci facciamo gli auguri pure per la fine dell'anno. Buon divertimento, buone feste e buon Natale a tutti.